Com'è la vita di un clown professionista del circo? Quanto guadagna? Come vive la sua vita all'interno del circo? Lo scopriamo insieme in questo video. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale tratto della comicità e dei suoi personaggi, delle mie esperienze e dei nostri spettacoli. Ma oggi ti voglio parlare del clown del circo, una professione che tutti conosciamo, ma che pochi possono spiegarti realmente. Ho avuto la fortuna di lavorare per grandi circhi, sia a livello nazionale che internazionale, e ho potuto vivere la vita dentro il circo. Un'avventura per pochi. Ho lavorato per il famoso Lidia Togni, il Circo Amar, il Circo Martin e il leggendario Florilegio. Ogni struttura ha le sue regole e le sue priorità. Devi pensare che il circo è strutturato come un piccolo feudo medievale. Cioè, esistono delle gerarchie che determinano la qualità della vita all'interno dei cancelli. Il circo non è solo la pista e lo spettacolo che tu vedi, ma è molto di più. È una dimensione che solo vivendola puoi capirla, ma prometto che ce la metterò tutta per fartelo comprendere, ok? Il clown del circo è molto importante per lo spettacolo. La qualità del comico è fondamentale. Puoi avere grandi numeri acrobatici, grandi attrazioni, ma se tu hai la parte comica noiosa, anche lo spettacolo ne risente. Certo, perché il clown del circo è quello che determina il legame tra un numero e l'altro, quello che dà la possibilità di preparare l'attrazione successiva attirando l'attenzione su di sé e facendo in modo che il tempo morto sia traslato in un momento divertente. Per i circhi piccoli, questi momenti vengono tralasciati. Il clown è il Tony tappabuchi, ma in effetti sono piccoli non di dimensione, perché ce ne sono dei veramente belli, ma di mentalità. Non comprendono il pubblico e spesso arrancano ad andare avanti. Questo intendo per piccolo. Nei circhi di livello, dove per fortuna abbiamo avuto modo di lavorare, la mentalità è diversa. Il clown è portare nel momento dove lo spettacolo può calare, cioè spesso quando i tecnici magari preparano la pista al prossimo artista, in un momento ancora più attrattivo, cambiare dal negativo al positivo. Ma qui deve avere un clown di alto livello che sappia coinvolgere e attirare su di sé tutta l'attenzione, che sappia far ridere fragorosamente, così che il tecnico possa anche permettersi di fare qualche rumore necessario per predisporre l'attrazione. Il clown di media fa 4 entrate, 2 nel primo e 2 nel secondo tempo. Perché in 2 tempi? Beh, normale, come a teatro. Lo spettacolo è diviso per permettere al pubblico di passare al bar o andare alla toilette. Il clown su 4 riprese di solito ha lo spazio per fare 2 esibizioni complete e 2 invece di legame tra uno e un altro artista. Dunque, la sua durata nel secondo caso dipende molto dalla sua bravura, ma soprattutto dalla velocità dei tecnici o operai, ma in gergo circense, galuppi. Parlando delle entrate a schiaffo, così chiamate, cioè dirette e senza sapere quanto ci stai dentro, il clown deve riuscire a esibirsi in maniera concentrata per capire quando è il momento di abbandonare la pista, capire quando i tecnici hanno realizzato il tutto e la pista è libera. Solo lì può concludere la sua esibizione. Tu mi chiederai, allora improvvisa? Beh, sì, ma tu sai bene che, come spesso te ne ho parlato, è tutta questione di tecnica. Non rimango qui a spiegarti la metodologia, le gag o le soluzioni. Dovresti raggiungermi in accademia e in 4 giorni ti prepariamo. Ma qui voglio solo farti comprendere. L'improvvisazione non è improvvisata.
hai uno zainetto mentale, come spesso io e Gra spieghiamo, dove attingi le tue gag di conclusione. Poi l'esperienza ti permette di essere efficace. Le qualità del clown nelle riprese a schiaffo è quella che riesce a superare la deconcentrazione del pubblico, attirato e incuriosito da cosa succede in pista. Esiste l'entrata dal pubblico più semplice ma meno efficace, oppure dalla pista ma spesso contrastante con rumori e le operazioni dei tecnici. Il nostro modo è ancora diverso. La nostra idea è far parte della situazione e interagire con quello che succede in pista, creando da un momento morto ad un vero e proprio numero. L'interazione con i tecnici in fase di montaggio in maniera esilarante. Lo so, non l'hai mai visto fare. Comunque esiste soprattutto nelle grandi strutture e noi abbiamo avuto la possibilità di poterlo eseguire. Funziona! Diventa tutto spettacolo ed è gratificante anche per chi lavora dietro le quinte. La grande capacità sta nella direzione, che devi impartire segnali dove non ci sono. Cioè far capire che senza lo spettacolo la vita del circo non va avanti e questi piccoli intoppi creati ad hoc fanno vedere il circo in maniera vicina e nuova. I grandi circhi hanno dei visionari come direttori, gente che ha due per creare e tuffarsi in nuove sperimentazioni senza paura di perdere o sbagliare tutto. Le performance, invece, quelle personali, sono quelle riprese dove il clown può usare le sue abilità comiche, addirittura esibirsi nei suoi cavalli di battaglia. Anch'io lo facevo. Sì, ora ho un altro tipo di mentalità. Ora sono convinto che le riprese vanno costruite in loco, cioè personalizzate nel posto. Le mie esibizioni al circo prima erano: ah, tu sei quello del pallone, quello che entra nel palloncino. Oppure: ah, ho capito chi sei, tu sei quello della gag di Rodrigo. Vabbè, se vuoi puoi vederle qui. Dopo però, Ma in realtà, quando tu studi ed hai un sacco di tecniche in testa, non hai più bisogno dei tuoi cavalli di battaglia, ma trovi la situazione, la maniera di raccontare una storia del tuo clown dentro lo spettacolo. Ricordo le lezioni personali di Laribble e la sua spiegazione nel farmi entrare a schiaffo. A lui devo il mio inizio al circo. Ma ora costruire una storia, un legame interno allo spettacolo rende la cosa magica e il circo merita questa magia. Un po' come ha cercato di fare il Cirque du Soleil nei suoi primi spettacoli, poi si sono persi nei virtuosismi, ma qui sta nella grande complicità tra la direzione con la D maiuscola e il clown con la C maiuscola. Il direttore sa bene che avere un'ottima esibizione comica gratifica magari alcune esibizioni meno incisive dell'artista. Ai tempi del dopoguerra, in Francia, per far attirare la gente a ritornare al circo, il circo Medrano puntò su Buster Keaton. Non posso sapere quanto guadagnava, ma di certo un comico della sua levatura portava la gente a fiumi e potevi avere qualche attrazione anche già vista, ma il pubblico voleva vederlo esibire per 2 o 3 volte. Impazziva! L'investimento comico è importante. I numeri, le performance passano anche di moda. Il clown originale e non scontato può essere una grande forma attrattiva. Quanto guadagna un clown? Beh, dipende. Nella mia esperienza personale sono stato ingaggiato senza esperienza a 50 euro al giorno per 4 riprese, ma ero già in un grande circo e lavoravo 26 giorni al mese con 2 spettacoli al giorno. Fai i calcoli? Devo ammettere e ringraziare un gesto che all'epoca mi fece la direzione, che non ho dimenticato. Dopo 2 mesi, a mia insaputa, mi alzarono il cachet a 80 euro al giorno per 26 giorni. Non faccio i nomi, ma tu sai bene che mi rivolgo a te, amico mio.
Certo, la tua spesa è il vitto e alloggio. Devi avere comunque qualcosa per poter vivere al circo, devi avere un camper come noi che all'inizio lo avevamo in affitto all'epoca, o comprarti una roulotte che ti consiglio per la tua schiena. L'acqua e la luce ti viene data dal circo che deciderà anche la tua posizione dove starai dentro i cancelli. Questi sono i budget iniziali di un buon clown alle prime armi. Spesso nei circhi il valore del tuo apporto viene dettato anche dalla disponibilità che hai nei confronti della struttura. Se aiuta lo smontaggio dello chapiteau oppure guidi un camion è molto apprezzato. Questo inizialmente nella tua carriera è un grande passo, ma poi lo sviluppo è costante e la tua preparazione deve continuare a crescere. Le tue riprese devono evolversi e soprattutto devi incominciare a imparare a creare qualche ripresa di salvataggio. Cos'è? Beh, è la ripresa che ti serve per aiutare gli altri. Devi capire che mentre gli artisti, finito la loro esibizione, tornano in casa e ritornano poi per il finale, il clown deve rimanere sempre lì, dietro la barriera. È il confine tra la pista e dietro le quinte. Se succede qualcosa, devi intervenire. A me è successo spesso. Cioè, no, proprio spesso, però è successo. Soprattutto nei paesi arabi, dove magari la fornitura elettrica non è stabile, oppure il mega generatore elettrico si è fermato improvvisamente. Paura! A me è capitato mentre facevano il numero di filo alto. Il numero in equilibrio su un filo a 12 metri da terra. Si spegne la luce e panico! E mentre gli acrobati goffamente cercano di recuperare la posizione e tornare salvi nella struttura, tu devi entrare di schiaffo, come uno schiaffo. Paura! L'unica cosa che devi fare è munirti di una luce a batteria, qualcosa che possa insomma attirare gli occhi del pubblico e creare una ripresa al momento. Sperando che il tempo sia poco e la luce torni presto. Qui non devi essere preparato solo al panico degli altri, ma la tua capacità è quella di saper isolarti e creare un diversivo che diverta la gente senza che non si accorgi di nulla. Questo succede anche negli incidenti che a volte capitano in qualsiasi circo. Ma la tua bravura è ripagata. Nel circo il pubblico rende la misura della meritocrazia. Ricordo che in Tunisia e anche in Brasile la gente ti ferma anche nei supermercati e in Tunisia facevamo fatica a terminare a fare la spesa. A volte anche imbarazzati davanti a tanta passione. Con l'andare del tempo i compensi aumentano e le tue esibizioni vengono calibrate come parte centrale dello spettacolo. Ricordo che con il Circo Martin addirittura su 15 numeri sono uscito 8 volte per 2 settimane consecutive. Insomma, c'era una tale fiducia sui miei mezzi che mi fecero fare mezzo spettacolo. Ho imparato molto, ma il mio fisico ne subì notevolmente. Le soddisfazioni sono tante. Con il Florileggio in Brasile non avevo nessun compito di smontaggio e io e Gra vivevamo in un appartamento pagato dalla direzione. Insomma, nel circo vive ancora la meritocrazia. La tua passione è ripagata. Anche il tuo compenso aumenta e arrivavamo a prendere 150 euro al giorno, 3 volte tanto il nostro inizio, in pochissimo tempo. Ora chiedo di più e sappi che ci sono clown di alto livello che chiedono 250-300 euro al giorno. La direzione circense determina molto la valenza del circo in cui vai. Il circo è il paese della famiglia circense, tu sei un suo ospite e dentro ai cancelli ci sono delle regole da rispettare. Una cultura di rispetto vige tra artisti e famiglia della direzione e tu sai che è come avere un sindaco del paese. Ma forse è meglio dire che si vive come nel borgo di un nobile che si assume tutte le responsabilità e ti protegge.
e, quanto è successo a noi, ti accudisce come fossi uno di loro. Il rispetto è la legge. Tu ricevi quello che dai e devo dire che ho molti veri amici tra i circensi e ne vado fiero. Durante la giornata non hai dei grandi obblighi da fare, ma devi essere preciso sul tuo lavoro. Rispetto per gli orari, per il tuo numero e per il tuo costume pulito e per la vita dentro lo chapiteau. Pulizia, correttezza e disponibilità devono essere aggiunte al tuo talento di comico e donarti al pubblico, come se fosse il tuo ultimo spettacolo ogni giorno. Molto spesso succede che la routine giornaliera possa artisticamente annoiarti. Intendo dire che la tua creatività, facendo sempre i soliti numeri per tot volte al giorno e per tot mesi dell'anno, possa venire meno. Ma qui deve uscire il tuo vero clown e creare nuovi modi di intrattenere il pubblico. Sì, forse è l'unico aspetto negativo del clown del circo, che possa annebbiarsi della sua creatività. Ma se alle spalle hai una direzione con te, sono loro stessi che, amando così tanto quella tenda dove può succedere la magia, che ti stimolano a creare per migliorarsi insieme. Atenção. È vero. Sono stato fortunato, ho avuto la possibilità di fare grandi esperienze, ma sta nel fatto che tuffarsi nel buio, tuffarsi in mondi nuovi, mi abbia permesso di essere quello che sono e di adorare questo mondo che molti pensano di conoscere, ma che pochi hanno vissuto sulla loro pelle. E fare circo non è fare spettacoli in strada, è sotto lo chapiteau, in tournée. Allora, la prossima volta che vai al circo, ricorda le mie parole e guarda, osserva, respira la magia. Il circo non è finito, il circo è in evoluzione, questo è sicuro. Lascia un like se ti è piaciuto il video e ricordati di scoprire mondi nuovi, sempre.